il microfono che credeva di essere due microfoni, cioè l'U87 vecchio stile e quello nuovo, con uno switch che va da una parte all'altra. Quando ho letto questa roba mi sono detto, deve essere mio. Ma poi... È così come lo vedi e così come lo senti. Questa è la versione vintage che stai ascoltando del microfono che United ha messo in circolazione dopo l'esperimento con l'U47. Hanno fatto una versione dell'U47. Insomma, la United ha messo in circolazione anche questa nuova imitazione del U87 Neumann, ma questo ha una particolarità. Può essere utilizzato in due versioni, nella versione vintage, che è quella che stai sentendo, ma anche nella versione modern, cioè in pratica promette di fornire il suono del vecchio microfono U87 degli anni 60 e anche il suono del U87 più recente, la versione AI, quindi quello più brillante, quello che ha più in faccia come suono rispetto alla vecchia versione, che è sicuramente eccellente, ha 10 dB di rumore di fondo e devo dire che il microfono ha un suono molto crispy, come si può dire, croccante, frizzante, bello, e questa è la versione vintage. All'interno c'è un grosso trasformatore, il doppio di quello che c'è nel U87, e all'interno ci sono anche due circuiti. Dato che stai sentendo quello vintage, devi sapere che quando passi dal modern al vintage hai bisogno di almeno 10 secondi di tempo perché tutta la circuiteria si carichi e sia completamente funzionante. E suona in questo modo. Aspetta, che sono salito di 6 dB all'incirca adesso. Ok, sì, esatto. Il suono è salito di circa 6-8 dB. Questa è la differenza tra il modern e il vintage, cioè non c'è stata una correzione in questo tipo di switch, nel senso che quando passi alla versione modern è vero che cambia il suono, però hai anche più spinta. È una scelta, già che c'erano potevano anche fare in modo che non ci fosse differenza di segnale, e invece la differenza di segnale c'è. In pratica con questo microfono tu hai due microfoni in uno. All'interno c'è anche un ragno molto ben fatto, io in questo momento l'ho messo per comodità sul mio Rycote, tanto alla fine non cambia assolutamente niente. C'è un filtro passalto, attenzione, sul sito dicono 80 Hz, ma quando fai il passaggio nella versione con il filtro passalto attivo non è a 80 Hz, ma parte già da 1 kHz e poi comincia a degradare. In pratica il suono diventa così. Questo è quando hai il filtro passalto attivo. Non è assolutamente a 80 Hz. Lo rimetto come era, perché mi sembrava di essere al telefono. E poi c'è un pad che elimina 10 dB, non lo stiamo neanche a sentire, sono 10 dB in meno. E poi c'è la versione... dunque, in questo momento io sono in versione cardioide, posso passare in omnidirezionale, ci mette qualche secondo anche in questo caso a caricarsi, come senti, e siamo in omnidirezionale. Cambia un po' la frequenza in omnidirezionale. Ora chiedo alla regia di farti mettere sotto le immagini della frequenza, come cambia. E poi in figura 8. Questo è il microfono in figura 8, ottimo per la radio, perché ti consente di parlare con l'ospite mettendo il microfono in mezzo. Lo rimetto in cardioide, così hai sentito tutti i passaggi. E faccio anche un'altra cosa, lo passo in vintage. Ascolta, l'ho passato in vintage e adesso tu sentirai che il suono se ne va in vintage e adesso il suono se ne va, perché si devono caricare tutti i componenti elettronici del secondo circuito, perché ne ha due di circuiti all'interno, uno per il vintage e uno per la versione modern.
Poi c'è un'altra cosa all'interno di questo microfono ed è un filtro RF filter che è disabilitato quando ti arriva, ma aprendolo e spostando una serie di piccoli pulsantini all'interno del microfono, che è facilmente apribile, puoi attivare gli RF filter. Questo ti può essere molto utile se sei molto vicino a un'antenna, hai disturbi di radiofrequenza molto pesanti che entrano nel microfono. Azienda giovane di fuoriusciti dal mondo dell'audio pro, un po' come Lewitt e AKG. Loro arrivano dalla Presonus, ma Chad in particolare invece ha avuto una discreta esperienza alla Warm Audio, che produce già cloni a basso costo. Qui si inserisce Cave, che è il vero appassionato di nuove versioni di vecchie glorie. Lui ha sempre lavorato nell'ambito della creazione di cloni, magari con materiali che nemmeno si trovano più, o versioni meno costose ma possibilmente uguali, se non migliori, di quelle originali. Spesso gli veniva richiesto dalle aziende dove lavorava di realizzare prodotti e poi la versione Chad Kelly, come l'avrebbe fatta lui, senza compromessi, senza pensare ai costi del materiale, senza badare a spese. Qui nasce l'idea di realizzare cloni, o meglio prodotti che si basano sull'idea originale migliorandola con le tecnologie più recenti o con una versione più ampia del concetto. Come ricreare l'U87 che accontentasse sia i detrattori dell'AI con la versione classica che facendo felici quelli che invece preferiscono la versione moderna. Arrivare anche a realizzare nuovi prodotti a marchio United, costruendo da zero macchine che coprano le esigenze di registrazione e di suono non completamente soddisfatte da singole macchine del passato, eliminandone i difetti, includendo le funzioni mancanti, creando un nuovo ibrido migliore dell'idea originale. Allora, per capire bene come funziona, ho preso un vecchio progetto di alcuni mesi fa, fatto con l'U87i, e ho preso le frasi che ho registrato in una sessione dal vivo, quindi in flat, ma con lo stesso setup identico ho praticamente ricreato la situazione e ho rifatto quelle singole frasi, prima con la versione modern, poi con la versione vintage, e le faccio passare una di fianco all'altra. In questo modo mi posso rendere conto se il Twin riesce in qualche modo a sembrare l'U87, ma quello di cui mi sono accorto immediatamente che non è affatto così. Quindi quello che vedi qui sotto sono l'U87i nel primo riquadro, questi gialli sono l'U87i originale. Questi sono il TV87 versione modern e sotto in blu ci sono le stesse frasi ripetute ma nella versione vintage, quindi con lo split attivo sulla versione vintage. Sentiamoli. E con il crossplay, la cross progression, giocare con gli amici non è mai stato così facile. E con il crossplay e la cross progression giocare con gli amici non è mai stato così facile. E con il crossplay e la cross progression giocare con gli amici non è mai stato così facile. Anche prendendo il vintage e volendo semplicemente fare un giochetto, tipo sentiamo il vintage e la versione originale dell'U87. E con il crossplay, la cross progression, giocare con gli amici non è mai stato così facile. E con il crossplay e la cross progression giocare con gli amici non è mai stato così facile. La versione vintage dell'U87 è quella che si avvicina di più alla versione attuale dell'U87i, che è il primo che senti, quello in giallo, però è comunque più chiara, è diverso, non c'è niente da fare. Sentiamo un altro pezzo, riattivo la traccia, poi facciamo di nuovo un ascolto sul vintage dopo. Fai squadra con i tuoi amici su tutta la serie di contenuti stagionali di Fall Guys. Fai squadra con i tuoi amici su tutta la serie di contenuti stagionali di Fall Guys. Fai squadra con i tuoi amici su tutta la serie di contenuti stagionali di Fall Guys. Vabbè, l'ho fatto così e mi è venuto un F un po'. Vabbè, ma è un test.
Anche in originale era così, spero che non l'abbiano scelta. Fai squadra con i tuoi amici su tutta la serie di contenuti stagionali di Fall Guys. Fai squadra con i tuoi amici su tutta la serie di contenuti stagionali di Fall Guys. No, non c'è niente da fare, la versione vintage è quella che si avvicina di più, però non è assolutamente, ma proprio manco per idea, uguale all'87. La versione modern proprio è completamente fuori di testa. Sentiamo questo, l'ultimo pezzo, così finiamo la verifica. E per quelli di voi che sono con noi già da un po', c'è un pacchetto Legacy gratuito. E per quelli di voi che sono con noi già da un po', c'è un pacchetto Legacy gratuito. E per quelli di voi che sono con noi già da un po', c'è un pacchetto Legacy gratuito. Ok, sentiamo di nuovo la versione. Allora facciamo il contrario questa volta, giusto per non farlo sempre allo stesso modo. Tolgo la versione modern perché è chiaramente diversa, ma terribilmente diversa. E poi facciamo passare la versione vintage e subito dopo la versione con l'U87AI. E per quelli di voi che sono con noi già da un po', c'è un pacchetto Legacy gratuito. E per quelli di voi che sono con noi già da un po', c'è un pacchetto Legacy gratuito. Niente, così. La differenza si vede, si sente e si tocca. Ok, e adesso sentiamone un altro po' di questo microfono, però questa volta lo affianco a 3 cloni dell'U87. Sono dei cloni dichiarati, sì, perché effettivamente sono 3 microfoni che dovrebbero rifarsi quasi completamente all'87, pur in versione cardioide, perché sono quelle cose cinesi o americane che in qualche modo cercano di riportare quel suono pur non avendone le caratteristiche tecniche, nel senso che non hanno il trasformatore e comunque hanno una componentistica e un progetto di base completamente diversa, quindi si tratta di una vera e propria equalizzazione elettronica. Ma sentiamoli. Ci sono giornate che proprio non girano per il verso giusto. Invece di santiare, gettiamo un pensiero alle vite delle sante donne e dei santi uomini che sono tra passati remoti. Oggi, per esempio, chi vuole può celebrare con me Santo Domiro Cogliacci, uomo di rara ignoranza coltivata con ogni cura, rissoso, antipatico e purtroppo assai puzzolente. Si lavava infatti il corpo e gli abiti solo 2 volte l'anno. Egli riscattò tutte le sue mancanze quella sera di pioggia in cui, per salvare la vita di un innocente, perse sventuratamente la propria, sotto il rapido Genova-Brindisi, con fermata intermedia a 3 case sotto il ponte, la stazioncina incriminata. Il cagnino salvato dell'ottogenaria Teresina Coruzzi gli sopravvisse 20 anni. La cara vecchietta compì quindi 102 anni in serena compagnia del suo botolo, Santo Domiro. Il fatto che non abbia mantenuto le promesse non significa che non sia un buon microfono. Quindi lo ascolto su un po' di preamplificatori virtuali su Unison nella Apollo, ma questo potrebbe rendergli giustizia per quello che è veramente piuttosto che per quello che crede di essere. Tanto per cominciare, l'U87 spesso si abbina all'Avalon. Dicevo... Dove sei finito? Ecco, diamogli del gain. All'Avalon VT si abbina. Quindi se io dovessi aumentare il gain dell'Avalon VT per avere un po' di suono in cuffia, eccolo qua. Questo è il VT con l'Avalon Vacuum Tube collegato, non c'è nessun equalizzatore, no, assolutamente. L'attacco è medio, diciamo, del compressore, il rilascio però lo mettiamo fast. Ok, adesso ce l'abbiamo. Come senti? No, non suona mica male, il suono è piuttosto bello. Non è l'U87, l'abbiamo già sentito, però suona bene, quindi vale la pena almeno sapere come suona con un preamplificatore collegato. E se tolgo l'Avalon, il microfono modern suona così. Con l'Avalon collegato invece si fa amare, direi. No, l'Avalon su questo suona piuttosto bene. Ora vediamo se lo mettiamo dal modern al vintage. C'è il passaggio e ci sono 10 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
è 10 ed eccolo che lo abbiamo nuovamente. Come abbiamo potuto notare, mancano sempre quei 6-7 dB, forse 8 addirittura. Io adesso alzo il gain in modo da riportarlo a un livello decente e questo è il microfono con l'Avalon VT collegato che insomma è in versione vintage. La versione vintage assomiglia tantissimo alla versione normale AI, a dire la verità, però se la cava, sì, no, se la cava piuttosto bene, anche perché ha meno rumore, ha un sacco di... ha un bel tondo, un bel bottom, c'è, si sentono queste cose, si possono valorizzare con dei preamplificatori. Ci metto un Teletronics, il classico Teletronics, l'LA2A, prendiamo proprio la versione classica, questa è la versione classica dell'LA2A, che però me lo apre, accidenti, sì, lo apre, se lo apre, è bello però, non è male, sai, non è assolutamente male. Ora cambiamo il rapporto di lavoro sulle frequenze alte, per esempio, anziché concentra di più il Teletronics a lavorare sulle frequenze, a comprimere sulle frequenze alte e lasciando stare le basse. Ora se io aumento il lavoro del compressore e lo faccio lavorare, guarda com'è lento. È lentissimo, però se la cava... No, è bello, è bello. No, il microfono suona bene, cavolo, suona assolutamente bene. Vediamo, allora, senza gli ammennicoli, vediamo un attimo, facciamo così, allora così è pulito, non c'è niente, e così invece ci sono collegati l'Avalon e il Teletronics. Lo abbiamo sentito in particolare, allora vediamo il compressore, glielo attiviamo, diamo un'occhiata, lo mettiamo con preamplificatore in alta impedenza, eccolo qua, ne è vero, andiamo dentro e non c'è, come vedi c'è solo il mic, non sono attivati il pad, la fase e soprattutto il passa alto, non è attivato e questo è come suona su un... suona bene, sì, tolgo questo, aspetta, Guarda, sentiamolo da solo, senza ulteriori cosce, è vero? Questo è il preamplificatore Century, però io continuo a sentire tantissime medio-alte, questo microfono ne ha veramente tante, il compressore qui sta lavorando già parecchio, adesso io posso aumentare se vuoi l'uscita, in questo modo riprendo il gain che mi sono perso prima, e col compressore che lavora così tanto, però certo è che adesso lo abbasso, il compressore su questo, e compenso l'uscita, non è vero? E poi andiamo a sentire come suonerebbe, sono un po' alto, sono un pelino alto, fortuna che la WAD la tiene piuttosto bene, anche in alto. Torniamo alla versione modern. Ma con la versione modern io avrò la bellezza di 6 dB in più che devo compensare e tirare via. La versione modern ha questo bel suono. Bello, non è male. Allora sono un po' alto, in ingresso soprattutto, lo sto facendo lavorare sul serio, sono in puro analogico, mi sto comportando come se fossi su un analogico, invece sono su un digitale. Ok, no, ma funziona bene anche in versione modern. Allora lo tengo in versione così sarebbe con e così sarebbe senza il preamplificatore della Century in questo caso. Ci piacque veramente tanto, diamo dell'input, lo teniamo a 60, con la capsula la facciamo lavorare a 60, ma com'è la capsula? La valvola finta del Manley Voxbox, che però suona bene, cioè non è che sia un coso che... C'è anche il compressore attivo, vediamo qual è il gain reduction, si vede da qui, gain reduction, e dovrebbe essere questo, sì. GR, esatto. Allora io sto entrando con un segnale abbastanza alto, quindi dovrei in teoria incontrarlo abbastanza in fretta, lo trovo circa qui a metà, il segnale comincia a diminuire di 2-3 dB, così circa 2-3 dB. Allora vediamo, la velocità di attacco la teniamo media, la velocità di rilascio invece la mettiamo fast e ce l'abbiamo. Qui abbiamo attivi anche i trasformatori interni del Manley Voxbox e c'è anche un equalizzatore, ma adesso lo mettiamo giù per sicurezza, però gli equalizzatori erano già a 0 e non c'è da essere attivato e neanche il limiter in realtà qui è attivo, però non sta lavorando, non lo sto assolutamente usando, posso anche portarlo a 0 e buonanotte al secchio. Ecco, esatto, questo è lui, questo è il microfono in versione modern. Perché qui tutte le volte che fai una prova devi fare un passaggio e andare e aspettare 10 secondi, non è vero, per passare e perdere anche 6, 7, 8 dB
Dicevo, e passare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eccolo qua. Questo invece è la versione vintage del microfono Twin 87. Carino. No, dai, guarda che alla fine dei conti non suona così male. Il problema è che io mi aspettavo un altro microfono. Per cui resto sempre un po'. Se non l'avessero venduto come un clone migliorato addirittura dell'87 non avrei avuto nessun problema, probabilmente anche a tenerlo. Invece così mi lascia così, perché mi serve proprio per sostituire un 87, ma mi dispiace, non si può fare. Così è con, siamo in versione vintage, con il Manley Voxbox. Io continuo a parlare a braccio così intanto sentiamo il suono, e poi così invece è con la versione vintage senza assolutamente il Manley Voxbox. Signore e signori, cambiamo il compressore, anzi non il compressore, il preamplificatore. Non so, se fossimo in una live ti chiederei quale vuoi sentire, fammi sentire quello, non so, il Neve 88. Questo per esempio, questo. Aspetta, che ci metto della bomba. Ok, ce l'abbiamo. Allora, qui abbiamo detto che siamo nella versione vintage. Sono in vintage. Aspetta che accendo un'altra luce e si veda quello che sto facendo. Sono in vintage, sì, esatto. Allora, l'88, il Neve 88 RS lo rende un pochettino più. Tira fuori dei bassi, ho come l'impressione. Io lo sto sentendo in cuffia, le Sony tendono a enfatizzare un po' tutto quanto, quindi è come se ci fosse un compressore, ha questo effetto, che va bene per fare editing e per ascoltare certe cose. Poi magari in cassa certe cose non le senti così pesantemente. Allora, se c'è anche il compressore, volendo in questo coso qui, vediamo, ci sono dei filtri attivi? No, non c'è nessun filtro attivo. Facciamogli entrare il compressore, non è vero? Che si trova in questo lato, gain. Questo è il gain? Questo no. Sì, questo è il compressore. Posso aumentare il gain del compressore e farlo lavorare anche un filo di più. Il threshold è qui. Ok, allora aumentiamo il lavoro del compressore. Non lo trovavo più. Non lo uso spessissimo questo, perché non lo uso spessissimo, però potrei anche provare a usarlo più spesso, ma che cosa me ne frega, io lo sto provando qui. E questo è il compressore Neve 88 RS, come si comporta con tanto di compressore attivo, quindi preamplificatore e compressore attivo, sopra la versione vintage. Ora però tolgo il vintage e passo di nuovo al modern e vediamo che cosa ci racconta sul modern. A questo punto il compressore lavorerà di più perché c'è il compressore, quindi gli entra più segnale, sono 6-8 dB, adesso non ho misurato esattamente, ma mi sembra aver visto quasi 8 dB, e questo è la versione modern. No, suona bene, ha un bel suono, molto croccante, molto troppo croccante secondo me, per presentarsi come U87, persino l'AI non suona così. Quando è in vintage forse suona un po' quasi simile a lei, ma nei progetti che ho fatto, poi non so se ti ho già fatti vedere, no, c'è differenza, c'è una grande differenza. Cambiamo il compressore. C'è il compressore, il preamplificatore, sono veramente un cazzone avariato. Allora gli diamo della bomba e rimaniamo su questa, siamo in alta impedenza se non sbaglio, su questa parte non mi ricordo se l'alta impedenza inizia qui o è in questa sotto. Dovrebbe essere questa. Avevi mai pensato di fare questo calcolo, una formula matematica per calcolare esattamente gli SPL che stai producendo per poter fare il gain staging? Quello che si dovrebbe fare probabilmente. Infatti Neve non ha messo i numeri a caso, quelli riguardano la potenza relativa agli SPL che produce il tuo microfono, quindi dovresti sapere quanti SPL è in grado di reggere, fare questo calcolo, una conversione e poi dopo fare il gain staging. Ok, io do su al gain, quando suona bene mi fermo lì, però è bello saperlo. Il Neve
il classico 1073 e sono in versione modern, ma senti come sibila, sono un sibilone. Adesso tolgo 6 dB, 6,8 circa e passo contando fino a 10 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e 9 e 10. Eccolo qui. Ce l'abbiamo di nuovo, dobbiamo aumentare un filo, il gain lo aumentiamo in uscita o lo aumentiamo in ingresso? Allora facciamo così, se lo aumento in ingresso facciamo così per esempio, forse è meglio perché è il preamplificatore a lavorare, se lo aumento in uscita il preamplificatore lavora forse un po' meno, comunque così è la versione vintage. La versione vintage con il neve e la versione vintage senza il neve. Se ne vanno giù 6 dB. Questo mi piace molto, mi è sempre piaciuto tanto questo preamplificatore. Eccolo qua, adesso ce l'abbiamo. Questo preamplificatore se la cava bene. Continua ad avere, nonostante sia in versione vintage, la tendenza a sibilare no, non più di tanto. È un bel da spostarti, stare in fuori asse, eccetera. Se ti avvicini o se ti allontani. Adesso sono veramente alto, aspetta che abbasso un filo. Lascio lavorare in ingresso, no, è troppo alto, veramente tanto. Ok, è troppo alto, così va bene. Ok. Sì, posso stare anche vicino, spostarmi, sibilare un po' meno, andare sopra o sotto, senti che la frequenza leggermente cambia, cioè ti piglia di più la presenza con la bocca più vicina piuttosto che più distante. Sono quei trucchetti da fonici dove ti spostano un pochettino il microfono, per esempio. In teoria starebbe meglio dall'alto verso il basso. Cioè ti è più comodo nel senso che hai una maggiore visibilità se hai il testo sotto, ma il fatto è che io ho lo schermo sopra e vedo tutto sopra, quindi lo tengo in basso in questo momento. Anche prima invece nei test precedenti l'ho tenuto in alto per altre ragioni, perché così lo tengo un po' leggermente fuori asse. Se lo tengo andiamo in modern, aspetta. Se lo tengo fuori asse in modern però devo abbassare il gain perché altrimenti sono troppo alto. Eccolo qua, siamo in modern. Non c'è neanche un compressore qui, ne aggiungiamo uno, prendiamo il Teletronics di prima e lo riaccendiamo, eccolo qui. Questo è il TV87 con un Teletronics e il V76, il preamplificatore storico V76, bellissimo, a me piace tantissimo questo. Ecco, forse gli rende un po' giustizia questo tipo di preamplificatori valvolari, un po' scuri, eccetera, eccetera. E Teletronics però lo tiene aperto. No, guarda che è bello, guarda che suona comunque bene sto microfono. Cioè è un microfono che puoi tenere tranquillamente in produzione, sia in modern che in vintage. Ripeto, è solo una questione di avevi promesso che eri un 87, invece sei diventato un altro microfono. Questa pensa che è in vintage in questo momento. È in vintage e questi preamplificatori gli hanno corretto un bel po' di roba. Diciamo che questo microfono senza un preamplificatore, se lo colleghi alla scheda direttamente con il pre della scheda e pretendi di avere lo stesso suono dell'87, caschi male. Allora se io vado in fuori asse, che cosa succede? Mi sposto leggermente di fianco. Io non sono sono in cardioide, vero? Sì, sono in cardioide, esatto, sono in cardioide, quindi se mi sposto fuori asse però è abbastanza largo, Cioè il suo raggio d'azione per essere un cardioide è piuttosto largo, è veramente largo. Cioè io mi sto spostando il microfono qua e là, come vedi la distanza non è che la becchi tanto, quindi se hai la necessità di avere qualcuno, cioè che hai davanti un cantante, che ne so, uno speaker che si muove molto e va qua e là, se anche fa un fuoriasse qui non te ne frega assolutamente niente, perché lui proprio se ne sbatte totalmente. Se vado sotto per esempio per prendere solo le nasali, così sono nasale, e se vado sopra così, non è esattamente il massimo così, cioè nel senso che sì, porto il naso fuori, però ce l'ho qua. Comunque sì, così è solo la bocca. Ok, vabbè, teniamolo come lo tengono tutti gli speaker moderni, è vero. Ho svitato il coso sotto che non cosa più il coso. Ok. Questo qui, ok, no, l'avevo scambiato per i 10 kHz, invece i 10 kHz sono questi qua di fianco. Questo qua l'ho usato poco, a dire la verità, questo preamplificatore. Era quello di Frank Sinatra, così dicevano, no? Dicevano che Frank Sinatra usava questo preamplificatore. Secondo me Frank Sinatra non gliene fregava un beato cacchio di preamplificatore quale usasse, gli mettevano un microfono davanti e lui cantava. Quindi era il tecnico che registrava Frank Sinatra
che gli metteva un preamplificatore che era questo preamplificatore con il Teletronics. Funziona così. Siamo in versione Modern ancora, che è la versione molto frizzantina, tanto frizzantina. Se passo dalla versione Modern alla versione, conto fino a 10 perché ci mette 10 secondi a ricaricare tutto quanto il suo armamentario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, in teoria adesso dovremmo essere belli carichi e pronti per avere un ammanco di 6 dB sulla traccia, che io posso aumentare con il gain qui per esempio, anziché sul preamplificatore, tanto per fare qualcosa di diverso, e mi riporto molto vicino allo zero. Ragazzi, sto lavorando sullo zero, sulla UAD. Francesco aveva ragione. Adesso probabilmente lui aveva anche detto, Riperiani aveva anche detto che comunque bisognerebbe lavorare intorno ai meno 18, meno 23 dB con le tue schede audio eccetera. Però su questa scheda audio effettivamente questa in modo particolare ha un approccio un po' particolare, come stai vedendo, e lo sto usando e sfruttando bassamente, e devo dire che mi dà soddisfazione, è vero? Sto entrando a dei livelli assurdi che in digitale ti verrebbe da essere picchiato, e invece entro proprio così come se fosse un analogico. Va bene, lo stesso, sto parlando a braccio, proprio così lo sentiamo semplicemente come se la cava questo preamplificatore. E io mi sposto anche in fuori asse, sono in vintage in questo momento, quindi è quella meno frizzante. Se fosse senza niente il preamplificatore, cioè senza il microfono, solo senza niente, non senti più niente, ho tolto via tutto, cioè non hai più gli effetti, ma così ci sono e invece così non ci sono più, li ho staccati, ecco come suona, e quella è la differenza. Questo non lo valorizza granché, non lo so, sì, mi ha sempre lasciato un po' così, un po' perplesso, non è vero? Questo preamplificatore, nel senso, con i microfoni che usavo io, con quello che mi aspettavo dal preamplificatore. Certo, se ti aspetti una grandissima differenza, probabilmente non lo sai usare, la verità è quella. Neve 1084 in teoria dovrebbe essere un fratello del 10 dell'altro. C'è poco, sì, dal mio punto di vista di ignorante da home studio, un home studio less, vediamo come se la cava così, se la cava bene, sì, no, se la cava bene anche questo. Ok, se vado in modern, che ci mette un attimo, ci mette un secondo, nel senso che comunque anche lui ha bisogno del suo tempo per passare dal vintage al modern, però non c'è quell'ammanco di segnale che hai quando fai il passaggio contrario per 10 secondi, ma qualche tempo lo richiede comunque, perché comunque sono due circuiti separati. Io continuo a parlare a braccio raccontandoti delle cose per farti sentire il suono, nient'altro, non è che quello che dico potrebbero essere cose usabili contro di te, quindi fai molta attenzione. Siamo andati nel modern con un Neve. Fammi vedere se ho degli altri preamplificatori usabili. C'è l'SSL volendo, che è una channel strip per esempio. Questo è l'SSL, che è una channel strip a cui sono in modern in questo momento. Allora, questo è l'SSL con la versione modern, abbasso un filo un attimo, a cui posso aggiungere, qui non ha alcun senso mettere un expander, perché è talmente silenzioso sto microfono. Se anche ce lo mettessi come faccio normalmente, giusto per avere un filo di controllo anche solo dei minimi rumori di fondo, questo va a zero subito, cioè non te ne accorgi neanche, capito? Vabbè che c'è un coso, il Teletronics sotto, tolgo il Teletronics, senti che l'SSL sembra che cambi la fase ogni volta, e poi dove sei finito? Ho abbassato questo, ma sono veramente scemo. Sì, vabbè, non c'erano dubbi a riguardo. Dicevo che con questo puoi controllare l'eventuale rumore di fondo che hai nello studio, che è una cosa molto pratica quando lavori sui file solo su bianco e devi fare editing. Non avere assolutamente rumore di fondo evita che ci siano proprio casini in fase di editing. Quando è a zero, buonanotte. Sono quelli che vanno a prendere i pezzettini di audio dell'ambiente e poi lo mettono sotto per recuperare i tagli quando togli un fiato e roba del genere, per un momento di silenzio. No, invece se lo metti a 0, secondo me è meglio.
Ci mettiamo anche il compressore. Vediamo come se la cava il compressore. Allora, il retio lo portiamo giù in modo che cominci a lavorare. Il compressore lo mettiamo qui. Vediamo se funziona. Retio 1, no, dove cacchio sei? Allora, mettiamolo a manetta, facciamolo andare così. Allora, così il retio si lavora troppo, è veramente tanto. Abbassiamo il release, ok. Questo, sai cosa facciamo? Togliamo un attimo il... come si chiama? Il Range Expander, che non ce ne frega niente. Eccolo qua. Sì, un filo di rumore c'è, ma è pochissimo. Il compressore qui lavora troppo, è veramente tanto. Il retio l'abbiamo... perché il threshold qui è questo. Esatto, questo è il retio. Il retio lo teniamo a 3, dovrebbe avere un senso. Si sta lavorando abbastanza bene. Chiaramente più entro, questo è uno di quei compressori in cui più entri, più il compressore lavora. Però a questo punto devo calibrare l'uscita, perché se aumento l'ingresso ulteriormente... Non è altissimo l'ingresso di questo microfono. In versione vintage, neanche in modern, a dirti la verità. Se poi passi in vintage perdi 6 dB, quindi hai meno ingresso. Sentiamo, facciamo un passaggio. C'è il compressore, c'è tutto qui. No, comprime troppo, dai, troppo. Non esagerare, cacchio. È esagerato che sei. Hai messo troppo compressore. Il fast attack come sarebbe? Mi diventa questa roba qui col fast attack, con l'attacco molto veloce. Taglia tutto di brutto. No, sei una bestia. Non va bene così, un po' meno. E lasciando il compressore passiamo alla versione, gli mettiamo anche i Teletronics, no, non lo mettiamo per adesso, lo mettiamo dopo. Sono in modern, sì, passo al vintage e quindi attendo, è vero, 10 secondi, è vero, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si è acceso. Ignition. Left heart. È troppo alto. Sei un pirla. Troppo alto. Guarda che va in rosso. Porca miseria. Vai in rosso, poi quella è distorsione. Se vai in rosso stai distorcendo. Non c'è un cacchio da fare. Devi stare più basso. Devi stare sotto. In quella lineetta gialla. Senza andare a toccare là il rosso. Sei veramente un pirla. Sei un pirla. Come dicono a Milano. Sei un pirla. Ci metto anche questo. È aumentato. No, questo è il loudness che aumenta, perché il volume più di tanto non credo vada su, perché c'è il compressore che lavora ed è anche abbastanza lento, non è vero? È lenticchio, sì. Siamo in vintage qui? Sì, però è sempre frizzantissimo sto microfono, non c'è niente da fare. C'ha un bel calore e tutto, però è proprio apertissimo, in faccia di brutto. Non è un U87, manco suo cugino, Però suona bene, era giusto fartelo notare, perché se uno pensava di spendere 600 più IVA, insomma, questo è il microfono che si prende. Non è del tutto sbagliato, no, assolutamente. Io ripeto, è la promessa che ha fatto, perché lui ha promesso di essere un U87 migliorato. Cosa hai migliorato? In che senso? Cioè dovresti essere come l'U87, con minore rumore di fondo, con maggiore, che ne so io, quello che ti pare. E poi perché c'è la diatriba tra il modern e il vintage, questo è quello che hanno dichiarato i costruttori, no? E quindi qui abbiamo risolto la diatriba, ma va a cagare, perché nella versione vintage suona come la I, nell'altra versione suona ancora peggio della I, e quindi non hai risolto assolutamente niente. Porca miseria. Per il resto suona bene, è un bel microfono, va bene, ok. Volevo fartela vedere perché era giusto sentirlo così per intero. Gli abbiamo messo tutto? Sì, mancano gli api, ma vabbè, facciamo l'ultima, giuro, è l'ultima. Gli api, tipo il Vision Strip, il Vision Channel Strip che l'è lù, eccolo qua, il Vision Channel Strip, essendo in vintage, in questo momento io devo dare il gain, lo devo portare a manetta per farlo lavorare, perché non ha tantissimo gain in ingresso in versione vintage. Mentre se lo metto in questa è la versione vintage con l'API Vision, non è che stia facendo, io pensavo che facesse di peggio, nel senso che pensavo che avrebbe esaltato notevolmente le sue frequenze acute. Invece se l'ha cavata piuttosto bene. No, non è male, dai, l'API Vision. Questa è la versione modern con l'API Vision. Insomma, necessita di un preamplificatore che gli faccia fare un po' di cose. Poi eventualmente puoi anche andare a correggere sulle frequenze troppo alte, fare un po' di equalizzazione, però veramente rompe le scatole per chi fa lo speaker, per esempio, dover pensare a questa roba. Di solito noi
prendiamo il microfono, lo colleghiamo, mandiamo l'audio, il fonico fa il resto, ma purtroppo c'è da dire che non sono più quei tempi. Molto spesso dobbiamo fare da fonici noi, che di fonico non abbiamo neanche un cugino, quindi come si può fare? Cosa succede se ti vado dietro? Per esempio, se io lo mettessi, ho una curiosità, scusa, lo metto, si vede un cazzo, si vede, togli questo qui di mezzo. Allora, se io lo metto in versione ok, allora sono a 8. In questo momento prendo un cappello, guarda, questo qua è un cappello, faccio una cosa stupida, veramente stupida. Allora, dietro al microfono faccio finta di metterci un pannello, perché cambia un po' la curva di frequenza in 8, è un po' più morbida, un po' più strana, è differente. Se io ci mettessi un pannello dietro, sai quegli screen, gli shield, e poi lo tengo in figura 8, per esempio, come se la cava? Non è male, vero così? Chi è? C'è qualcuno? No, non c'è nessuno, ok. Ah, sono io che tocco col cappello il Raikot. Scemo! Sono veramente scemo. A parte che fa una risonanza con il cappello dietro che sembra che sia. Però fa questa cosa qui. Ecco, probabilmente se lo metti dentro a una... Sai quelle cose, quelle scatoline dove ci infili la testa? Ecco, quella roba lì probabilmente ti suona in questo modo. In figura 8. Questa è in figura 8. È in figura 8, quindi di fianco suona meno, di qua suona meno. Cambia la frequenza però di risposta. E se lo metto in omnidirezionale, sono in modern, ci ha messo un po' lo stesso anche passare in omnidirezionale. Beh, è chiaro, deve caricare tutte e due le parti della capsula, che è fatta veramente bene. In omnidirezionale ti fa questi scherzetti, guarda com'è carino, faccio questi scherzetti qua con l'omnidirezionale, perché mi ritorna indietro tutto. Gli mettiamo il cappello sopra, va bene, basta, gli metto il cappello sopra e finisco. Il microfono se la cava piuttosto bene, nonostante non sia assolutamente un 1,87, ma manco di striscio. Per il resto è un signor microfono, va bene, ciao.